qui perché? Perché Aprilia ci ha invitato per provare una delle novità più interessanti e più attese del 2020, l'Aprilia RS 660, una moto che è la prima di una famiglia, di una generazione nuova di moto. Ve la faccio vedere immediatamente ed eccola qui. Guardate che meraviglia. Una moto che molto probabilmente apparirà un nuovo filone, a quello che è un filone di moto sì sportive, ma che guarda molto all'utilizzo stradale, quindi una moto sportiva sì, ma anche molto comoda. La vediamo, la linea è molto aggressiva, le linee sono tese, per cui è una Aprilia al 100%, però se guardate bene l'ergonomia, il posizionamento dei semimanubri, la sella che è incredibilmente morbida e le pedane relativamente basse, rendono questa moto sì sportiva ma anche molto comoda, una cosa su cui Aprilia punta molto. Ma qual è la vera novità di questa moto? Che è anche il punto di partenza per quello che sarà una nuova generazione di modelli? È il motore, il bicilindrico. Bicilindrico in linea, per cui molti storcevano il naso, bicilindrico in linea, motore di poca personalità. No, ragazzi miei, perché qui il motore deriva direttamente da quello dell'RSV4, tant'è che alcune misure, come l'alesaggio o il disegno delle teste e altri particolari, tutta la parte dell'aspirazione, deriva strettamente dal 4 cilindri AV dell'RSV4 e della Tuono. Un motore totalmente nuovo, molto particolare perché? Anche perché, ragazzi, guardate qui, è parte integrante di quella che è la ciclistica, è parte stressata insieme al telaio in alluminio anche il forcellone, molto bello da vedere con capriata asimmetrica, un telaio che è particolare anche perché è imbullonato sia nella parte anteriore, all'altezza del canotto di sterzo, sia nella parte posteriore. Dicevamo che appunto questo motore fa da parte stressata. Un motore molto compatto, è stato pensato e disegnato proprio in funzione della compattezza per equipaggiare una moto che è incredibilmente corta, un interasse di 1370 mm, che deve avere diciamo come forza la compattezza, il peso molto contenuto. Qui siamo a 169 kg a secco, per cui una moto tremendamente leggera ed deve essere anche molto divertente da guidare, ma quello lo vedremo successivamente. Per cui moto compatta, leggera, ma allo stesso tempo abitabile, per cui deve dare la possibilità a chi la guida di poter contare su un comfort ottimale, sia che si vada in strada e nel caso anche un'ergonomia che possa garantire le migliori prestazioni anche in pista. Ma questo lo vedremo dopo. Vediamo di analizzarla. Un po' di numeri. Il motore. Il bicilindrico eroga 100 cavalli, 73,5 kW, a 10.500 giri, per cui una potenza che garantisce un rapporto appunto peso-potenza notevole, perché se calcoliamo che siamo intorno ai 183 kg in ordine di marcia, vi potete immaginare che le prestazioni siano davvero ottime. Inoltre c'è una coppia massima di 67 Nm a 8.500 giri. Inoltre la coppia disponibile sia sin dai regimi più bassi è sempre molto molto alta, per cui un motore che spinge bene anche ai regimi medio-bassi. Dicevamo del telaio che è in alluminio, doppia trave, caratterizzato appunto dal fatto di essere imbullonato all'altezza del canotto di sterzo. Il forcellone, come vi dicevo, è asimmetrico e anch'esso in alluminio. Qui notiamo un particolare della sospensione posteriore regolabile, senza leveraggi, una caratteristica che ha permesso di ridurre ulteriormente e di aver limitato le dimensioni di questa moto. La forcella è una Kayaba con stili da 41 mm, completamente regolabile. Pinze freno Brembo, attacco radiale, come radiale è la pompa del freno. Adesso vi faccio vedere. Eccola qua, bellissima. Leva regolabile. Una caratteristica molto significativa per questa moto è l'attento studio aerodinamico e lo si può notare anche da questi particolari. Non so se notate,
qui abbiamo una carenatura che ha praticamente una doppia parete, caratteristica che permette di pulire i flussi d'aria che poi vanno a investire, diciamo, le gambe del pilota, migliorano anche il deflusso di quello che possono essere gli estrattori di aria calda dal radiatore, per cui un attento studio aerodinamico che però, vabbè, da una casa come Aprilia ci aspettavamo, visto l'esperienza che ha nelle corse Superbike o MotoGP attualmente. Lo scarico è posizionato sotto al puntale, una caratteristica che permette di abbassare il baricentro e oltretutto, guardate, si vede veramente poco, molto molto bello. La moto è incredibilmente compatta, però allo stesso tempo appare anche molto, adesso salgo, molto bella una bella ergonomia, un'ergonomia molto, diciamo così, confortevole. Questa moto deve riuscire a coniugare al meglio quello che è il discorso di guidabilità su strada e guidabilità anche in pista, perché è stata pensata anche per questo tipo di utilizzo. Molto semplice togliere le pedane del passeggero, come è semplice smontare il telaietto della targa. Inoltre è possibile anche eliminare molto facilmente gli specchi retrovisori e in questo la moto si può trasformare tranquillamente in una piccola belva da pista e vi possiamo assicurare, anche a detta dei collaudatori, che questi 100 cavalli rendono la vita molto dura a moto di potenza anche doppia. Un'altra cosa che caratterizza le Aprilia diciamo di alta gamma è la dotazione elettronica. Qui abbiamo una piattaforma inerziale che sovraintende a tutto quello che è il pacchetto elettronico di questa moto, per cui abbiamo tutto ciò che si ritrova sulla sorella maggiore RSV4, abbiamo anti-wheeling, controlli di trazione, controllo dell'engine brake, per cui il freno motore, abbiamo un cambio col quick shift e downshift, per cui controllo in inserimento e in scalata dei rapporti. La vocazione stradale di questa moto è anche sottolineata dalla presenza di un cruise control. Inoltre notate come sono particolarmente belli e curati anche i blocchetti elettrici. Infatti poi vi farò vedere a parte come si può navigare all'interno della strumentazione, che appare anche molto bella e coreografica. Vi faccio vedere un'accensione giusto per capire. Fa scena, molta scena. Molto coreografici anche i gruppi ottici sia anteriori che posteriori, tutti a LED, con questo DLR fantastico che la rende molto riconoscibile anche di notte. Le frecce sono incorporate faccio vedere, frecce incorporate appunto nel gruppo DLR. Insomma, una moto che è veramente difficile da posizionare all'interno di un segmento, perché se pensiamo a quelle che possono essere delle potenziali concorrenti dal punto così di primo acchito, si penserebbe a una Honda CBR 650 o un Ninja 650 Kawasaki, però visti i contenuti e vista la tecnologia applicata a questa moto, sinceramente non le vediamo proprio come concorrenti dirette e sinceramente parlando anche con chi l'ha sviluppata, questa è una moto che è veramente unica, rappresenta una prima a livello mondiale e una prima, praticamente può essere la capostipite di un nuovo segmento di moto. Ed eccoci qui con la strumentazione dell'RS 660. Allora, dobbiamo considerare che questa moto è dotata di 5 riding mode, 3 stradali e 2 invece dedicati all'uso in pista. Per quanto riguarda i riding mode stradali abbiamo Commute, Individual e Dynamic. Si possono selezionare attraverso, ecco facciamo vedere, comodo pulsantino sul blocchetto destro. Dicevamo che 2 sono già diciamo preselezionati per quanto riguarda l'elettronica, per cui ci sono i controlli che vengono già settati in fase di, diciamo così, in fabbrica. Poi c'è la possibilità invece di intervenire con un setting regolando direttamente
navigando con i famosi pulsantini sul blocchetto sinistro, abbiamo la possibilità di intervenire sui singoli parametri. La stessa cosa può avvenire con i riding mode dedicati alla pista, per cui selezioniamo, vi faccio vedere, navigando nei sottomenu, si va in modalità race, dopodiché si può intervenire sul riding mode challenge oppure time attack. In questo caso c'è la possibilità di variare, se non sbaglio, con questo, vero? Con questo cursore c'è la possibilità di variare l'intervento del controllo di trazione, cosa che ricorda molto quello dell'RSV4, no? I famosi pulsantini più o meno dell'RSV4. Adesso vi faccio vedere come cambia, esatto, il controllo di trazione. Per cui un pacchetto non completo, completissimo. Tra l'altro, dicevamo prima, tutto controllato da una piattaforma inerziale a 6 assi, per cui, insomma, una cosa da moto grande. Adesso però, bando alle ciance, abbiamo visto un po' come è fatta, abbiamo visto come funziona l'elettronica e il controllo della strumentazione, andiamo a guidarla. Semplicemente leggendo la scheda tecnica di questa moto si capisce che la RS660 è una moto speciale. È una moto speciale e guidandola dopo qualche chilometro di strade tortuose qui sull'altipiano di Asiago non si può che amarla e si rimane stupiti dall'incredibile facilità con cui si lascia guidare. Tutto è accordato al meglio: freni, ciclistica, il cambio, il motore. Ragazzi, questo bicilindrico è bellissimo, spinge quanto basta ai bassi regimi, ai medi la schiena si robustisce e poi arriva agli alti senza arrivare al limitatore, anche perché su strada è davvero difficile portare anche solo 2 rapporti al limitatore. Agli alti inizia a spingere veramente come un forsennato. Bellissimo anche il sound del motore, il sound dello scarico e anche l'aspirazione sono bellissimi. Poi oltretutto abbiamo veramente un'elettronica che, grazie anche al grip delle Diablo Corsa 2, non viene chiamata all'ordine più di tanto, anche se stamattina appena partiti con delle curve umide abbiamo visto la spia del traction accendersi, ma logicamente piattaforma 6 assi, elettronica evolutissima di Aprilia. Ragazzi, questi qui sono i controlli elettronici al top a livello mondiale, davvero hanno fatto scuola. Per cui torniamo alla nostra RS660, posizione di guida sportiva ma non costrittiva, assolutamente, c'è tanto spazio in sella anche per i più alti. Ho dei colleghi intorno al 1,87 m e stanno comodi. Io sono 1,80 m, ci sto comodissimo. Ecco, magari i più alti andranno a togliere un po' di spazio all'eventuale passeggero. Qui noi adesso abbiamo montato il codino monoposto, ma è disponibile una sella. Questo qui è un codino optional, mentre la sella biposto, la sella per il passeggero, non abbiamo a disposizione in questo momento. Tutto è accordato al meglio su questa moto. L'assetto è un giusto compromesso tra sportività e comfort, per cui anche sulle strade dissestate non ti spacca la schiena, la sella è molto comoda, molto imbottita. Per il resto tutto funziona al meglio. Il cambio downshift, quick shift, bellissimo, molto rapido, non particolarmente sensibile, in modo da evitare magari dei cambi marcia non voluti quando si tiene il piede troppo vicino alla leva. Si riesce ad usare anche veramente andando a spasso. Per quanto riguarda i freni, molto modulabili, sia all'anteriore sia al posteriore, perfetti. Il cornering ABS è multimappa, per cui è possibile anche regolarlo, e noi adesso stiamo guidando appunto in una mappa individual, che è quella che è personalizzabile, andando nei sottomenu con i pulsanti che vi ho fatto vedere sul blocchetto sinistro si riesce a navigare e in tempo reale si riescono a cambiare i parametri per quanto riguarda il freno motore,
la risposta del motore stesso, il controllo di trazione, insomma ci si cuce addosso un po' questa moto. Comunque è davvero una sorpresa. L'ergonomia, che è quella che è giusto una via di mezzo tra una super sport e una moto invece un po' più turistica. Noi abbiamo visto uno schema in cui si prendeva a riferimento un R6 e una Kawasaki 650, fa vedere appunto che l'ergonomia è una via di mezzo, e sinceramente guidando appunto su queste strade molto tortuose troviamo che sia una via di mezzo molto azzeccata. Ci è piaciuto tutto? L'unico appunto che possiamo fare è riguarda le vibrazioni. Sia in accelerazione che in rilascio il bicilindrico tende a vibrare abbastanza, soprattutto sulle pedane e relativamente anche sul manubrio. E comunque si dimostra davvero una sportiva di razza. Non dubitiamo che possa fare veramente dei grandi numeri anche in pista, soprattutto per la sua facilità. C'è potenza non in abbondanza, ma c'è potenza quanto basta, ma soprattutto c'è una guidabilità eccellente, ragazzi. 180 kg in ordine di marcia, 183 col pieno, però dai, andiamo in giro con mezzo serbatoio, permettono davvero di fare dei gran numeri. Molto agile, rapidissima in inserimento, e poi in generale risulta sempre essere poco impegnativa fisicamente. Ci hanno raccontato di sessioni in pista che duravano in eterno, proprio perché è un motore questo che non ti stressa. È una moto così leggera, con una ciclistica così bilanciata, non fa altro che aiutare chi sta in sella a divertirsi con un impegno fisico veramente relativo. Adesso ragazzi noi continuiamo a guidare, voi mi raccomando iscrivetevi al nostro canale YouTube se ancora non l'avete fatto, seguiteci sui social, Instagram e Facebook, e poi mi raccomando, se volete approfondire la conoscenza con questa RS660 venite a leggere anche l'articolo su moto.it. Io continuo a divertirmi, ciao!